Ciao ragazzi e bentrovati dal vostro handyman. Quest'oggi ci occuperemo di montaggio copertoni tubeless su mountain bike. Come tutti gli anni effettuerò il cambio di gomme stradali con camera d'aria a gomme da sterrato tubeless. Pratica non particolarmente difficile, ma tuttavia se volete seguirla senza problemi ed evitare di spargere lattice dappertutto ha bisogno di qualche piccola accortezza. Ma diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Prendete carta e penna e segnate. Dunque, ovviamente copertoni tubeless, una siringa piuttosto grossa ed un piccolo tubicino in plastica. Io per esempio ho utilizzato il tubicino per l'inchiostro di una penna a sfera, una chiave svitavalvola. Vi consiglio un paio di pinze ed infine un compressore oppure una pompa per gonfiaggio copertoni tubeless. State attenti che la pompa classica per gonfiare le biciclette non va bene per il montaggio dei copertoni tubeless, in quanto non si riesce a farli tallonare correttamente sul cerchio. Ovviamente il lattice ed uno spruzzino con dentro una miscela di acqua e un po' di detersivo per piatti. E alla fine vi consiglio di dotarvi anche di un paio di pinze leva copertoni. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo dunque la chiave svitavalvola, lo spruzzino e la siringa si possono tranquillamente trovare a pochi euro. Per quanto riguarda il lattice diciamo che 15 euro sono più che sufficienti. Per quanto riguarda invece copertoni e compressore o pompa, ovviamente dipende molto dal modello che sceglierete o semplicemente li avete già in casa. Si tratta di un'operazione di livello medio e impiega circa 30 minuti di lavoro. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora ragazzi, eccoci qua alle prese con la nostra nuova attività. Come vi ho spiegato dobbiamo sostituire questi copertoni in camera d'aria che utilizzo prevalentemente d'inverno con copertoni per sterrato tubeless. Quindi il nostro materiale è, come vi ho spiegato, è utilissimo dotarsi di una siringa di queste dimensioni, quindi 50 ml, alla quale applicare una piccola cannuccia. Io ho utilizzato una cartuccia per penna sfera e questa siringa ci darà una enorme mano quando dovremo andare a mettere il nostro lattice. Dopodiché abbiamo una chiave svitavalvola, le nostre valvoline tubeless e i nostri due copertoni che abbiamo smontato nel video precedente, del quale vi lascio linkato il link qua sopra a destra. Dopodiché abbiamo una soluzione di acqua e detersivo per piatti, le vette smontacopertoni in caso servono e un paio di pinze. Quindi mettiamoci subito all'opera. Dunque la prima fase è estremamente facile in quanto dobbiamo solamente togliere la nostra ruota. In questo caso il mio deragliatore ha anche il blocco, quindi l'operazione è ancora più facile. Allora partiamo con lo smontaggio vero e proprio, quindi andiamo a sgonfiare la nostra gomma e con l'aiuto delle nostre leve andiamo a togliere il copertone. Potete anche dotarvi di leve togli copertoni in plastica, le quali sono un po' più sicure di queste. Mi raccomando, in caso di camere d'aria state molto attenti a non pizzicare la camera d'aria. Vi ricordo che per utilizzare copertoni tubeless occorrono cerchi appositi per copertoni tubeless, quindi non potete montare copertoni tubeless con cerchi non idonei. Controllo le condizioni del nastro protettivo, le quali sono ancora buone, ed andiamo a montare la valvolina. In questo caso io tolgo la parte centrale utilizzando la chiave apposita e monto solamente la parte esterna. Andiamo quindi a stringere la piccola ghiera, magari aiutiamoci appena con una pinza, ma non stringete troppo, ed andiamo a montare il nostro copertone.
Rispettate sempre il senso di rotazione, il quale è scritto sulla spalla del copertone. Usiamo un po' di detersivo e con le mani lo andiamo a spalmare un po' sul copertone. Questo funge praticamente un po' da lubrificante. Spruzzato il nostro lubrificante su tutto quanto il copertone, andiamo a spruzzarne un po'. Questo perché noi adesso dovremo andare a fare tallonare il copertone sul cerchio. Utilizzando questo tipo di lubrificante fatto in casa assicureremo un perfetto tallonamento. Ora andiamo a fare tallonare il nostro cerchio. Utilizzeremo un compressore con una pressione all'incirca di 3 bar. Perfetto, i rumori che avete sentito prima sono proprio dovuti al tallonamento, quindi è avvenuto correttamente. Ora andiamo a rimontare la nostra gomma sulla bicicletta e procediamo con la stessa operazione per la ruota anteriore. Allora, ora andiamo a latticizzare le nostre gomme. Prima cosa, prendere il lattice e scuoterlo un po', dopodiché andiamo a infilare il nostro tubicino all'interno della valvola direttamente nel copertone. Seguendo le istruzioni metteremo 80 ml di lattice, quindi con la nostra siringa graduata andiamo a mettere prima 50 successivamente altri 30. Perfetto, il nostro lattice è all'interno e non abbiamo sporcato da nessuna parte. E dopodiché andiamo a rimontare la nostra valvolina con la nostra apposita chiave. A questo punto qua facciamo muovere un po' la ruota in modo da distribuire il lattice. Ed infine andiamo a gonfiare ad una pressione all'incirca di 1,5 bar. Magari possiamo salire appena un po', in quanto all'inizio ci possono essere un po' di perdite, ma successivamente il lattice ovviamente sigillerà il tutto. Procediamo con la stessa operazione per la gomma anteriore. Perfetto, le nostre gomme sono state montate, quindi mi raccomando, nel caso dobbiate montare copertoni tubeless, vi consiglio vivamente di utilizzare la soluzione della siringa, in quanto, come vedete, vi permette di montare le gomme senza sporcare troppo per terra. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial.